Rieccoci con un nuovo video, come vedete quest'oggi con due mazzi, ossia appunto per quanto riguarda i tarocchi delle 1001 notte, per quanto riguarda invece appunto gli oracoli dei messaggi d'amore. Come appunto avrete letto dal titolo, vogliamo cercare di capire se effettivamente appunto una storia è realmente finita, è davvero finita tra noi? Questa persona mi ripensa? Che cosa pensa ad oggi di me e di noi? Cosa vede ancora di bello in me, nel nostro rapporto, in quello che c'è stato? E ovviamente i contro della situazione. Quindi che cosa blocca questa persona eventualmente appunto dal tornare da voi? Cerchiamo di capire come e se ovviamente si muoverà questa persona nell'immediato futuro e ovviamente in un futuro più lontano, più remoto diciamo, e ovviamente carta fondamentale, la carta del consiglio. Dunque, come avrete potuto comprendere, utilizzerò appunto il metodo della croce semplice, nel metodo classico e non nel metodo temporale che io utilizzo a volte anche appunto sul canale. Ovviamente questo mazzo di tarocchi è assolutamente meraviglioso, voi sapete che io amo particolarmente questo mazzo proprio perché ci permette attraverso ovviamente l'elemento favoloso di analizzare in dettagli e ovviamente particolari anche una situazione delicata, come appunto in questo caso riferita ad una chiusura. Ovviamente i tarocchi delle 1001 notte riprendono in pieno chiaramente proprio le novelle delle 1001 notte e le avventure fantastiche, favolose di personaggi quali appunto Aladino, Ali Baba e la bellissima Sherazade, nonché appunto narratrice proprio delle 1001 notte. Io comunque vi lascio un link in descrizione di un video decisamente precedente a questo, video in cui appunto ho cercato brevemente di spiegarvi qualcosa in più proprio di questo meraviglioso mazzo, che ci riporta appunto all'esotismo, alla magia, alla meraviglia appunto anche della cultura orientale, aiutandoci proprio da queste affascinanti novelle appunto narrate dalla bellissima Sherazade. Ovviamente ragazzi questo sarà appunto un video a una sola stesa. Voi sapete che appunto io sul canale tendo appunto ad alternare video a doppia variante, variante 1 e variante 2, a video appunto ad una sola stesa, variante unica, proprio per appunto cercare il più possibile di venire incontro alle preferenze e ovviamente alle esigenze di tutti. Quest'oggi sarà un video appunto ad una sola variante, a variante unica. Ovviamente ci serviremo anche chiaramente degli oracoli, dei messaggi d'amore a fine estesa per cercare di capire questa persona che cosa vorrebbe dirvi in questo momento se potesse farlo, quindi dei pensieri prevalenti che ovviamente in qualche modo sono presenti nella mente di questa persona. Ovviamente però ragazzi momentaneamente allontaniamo appunto dal tavolo di stesa i messaggi dell'oracolo d'amore per cercare di fare più spazio possibile alla stesa dei tarocchi delle 1001 notte. Dunque iniziamo appunto a mescolare il mazzo di tarocchi e ovviamente per il principio di sincronicità, per chiunque appunto abbia visto interrompersi una storia o una frequentazione, vogliamo cercare ovviamente di capire se questa storia, questa frequentazione è davvero finita oppure se effettivamente ci sono e ci saranno chiaramente delle possibilità di poter appunto in qualche modo riprendere la storia. Dunque cerchiamo di capire ad oggi i pro e i contro, ovviamente focus e attenzione su ciò che pensa chiaramente l'altra persona, quindi pro e i contro identificati appunto dall'altra persona. E chiaramente cerchiamo appunto di capire come questa persona si muoverà ovviamente in un futuro più imminente, diciamo,
e in un futuro più lontano e ovviamente distante, cercando anche un consiglio fondamentale per quanto riguarda appunto gli arcani, dunque attraverso appunto il metodo della croce semplice nel metodo classico. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque possiamo appunto iniziare ad analizzare appunto carta per carta, posizione per posizione. In questa prima posizione abbiamo i pro della situazione. In questa seconda posizione i contro, quindi gli ostacoli obiettivamente. In terza posizione appunto la carta del giudice, ossia che cosa accadrà ovviamente indipendentemente dalle azioni del consultante, del soggetto ovviamente della stesa, quindi i fatti imprevedibili ovviamente dell'immediato futuro. In quarta posizione appunto la sentenza, ossia che cosa accadrà in futuro, ovviamente un futuro anche più lontano, più distante, e in quinta posizione centrale appunto il consiglio ovviamente degli arcani, cioè come dovreste comportarvi per appunto cercare di portare diciamo ad una risoluzione questa situazione, sia nel caso in cui questa persona ritorni che ovviamente nel caso in cui questa persona non ritorni. D'accordo? Dunque appunto torniamo ai pro della situazione, ossia appunto cerchiamo di capire che cosa questa persona vede ovviamente ancora di bello in voi e nella vostra storia. E qui abbiamo il 10 di denari. Allora ragazzi, questa persona vi vede casa, ossia questa è sicuramente una persona che, vedete, immagina di poter trascorrere ancora del tempo con voi, eventualmente appunto in un ambiente casalingo, immagina, fantastica molto su come sarebbero potute andare le cose se tra di voi non ci fosse stata appunto una chiusura. Questa persona cerca ovviamente ancora delle soluzioni perché è un 10 di denari, quindi soluzioni che siano tangibili, concrete, ed è una persona che quindi ha un'immagine molto positiva non solo del passato trascorso con voi, ma anche appunto dell'ipotetico futuro. Cioè questa è una persona che con voi aveva dei reali progetti, perché il 10 di denari parla di unione, parla di rapporto, vedete, importante, ufficiale. Qui c'è ovviamente una coppia con le famiglie ovviamente di origine e 2 bambini, quindi obiettivamente una persona che appunto vedeva in voi casa, cioè una ipotetica futura famiglia. Quindi è una persona che comunque ad oggi non è staccata dal pensiero di voi, dal ricordo di voi. Cioè sta ancora ripensando a questa progettualità, alla progettualità appunto che c'era tra di voi e che obiettivamente come sogno di vita non è ancora svanita. Cioè questa persona spera sempre di poter riprendere le fila del discorso proprio anche con voi, potendo riavere o avere questa, diciamo, famiglia. Nel caso in cui voi abbiate avuto una storia importante, quindi una storia di convivenza, è chiaro che questa persona sente la mancanza di quei momenti di quotidianità vissuti con voi, anche del vostro stesso ambiente domestico. Cioè questa è chiaramente una persona molto attaccata, molto legata ancora al ricordo di voi. Cioè voi fate parte della sua quotidianità, cioè questa persona comunque vi pensa molto spesso, proprio perché vi vede come un bel ricordo a cui lui non si è ancora del tutto disabituato e che non vuole obiettivamente cancellare, perché qui parliamo di un 10 di denari, quindi della concretezza della terra. Quindi obiettivamente questa è una persona che, vi ripeto,
vi vede come un elemento quotidiano della sua vita giornaliera, ma è anche una persona che, ripeto, pensa a voi, a quello che c'è stato, al vostro stare insieme e anche al vostro progettare insieme. Quindi vi ripeto, il 10 di denari parla di una persona che in questo momento non prova rabbia, non prova stizza, non prova rancore. Questa è una persona che ha un'immagine molto positiva di voi, un'immagine di famiglia e di una certa familiarità. Quindi comunque vi vedeva come una coppia ben riuscita, nonostante le difficoltà che possono aver portato ad una chiusura. D'accordo? Quindi è una persona che comunque ha sempre, tutt'oggi, un'opinione molto positiva di voi e la vuole mantenere, vi ripeto. Cioè non c'è la carta dell'appeso, la carta della morte o della torre. Questa non è una persona che vuole chiudere un ciclo per iniziarne uno completamente nuovo. Cioè non vi vuole cancellare questa persona, nonostante sia un 10 di denari, quindi una carta che rappresenta appunto il termine, la fine, ovviamente da un punto di vista numerologico, delle carte di denari, degli arcani minori di denari, ma in realtà il 10 di denari non parla proprio della chiusura di un ciclo, ma del rimanere legati al ciclo precedente, quindi a quello che c'è stato. D'accordo? Quindi non è un 10 di spade che rappresenta proprio la chiusura con un passato doloroso e negativo. Questa persona vede nel vostro rapporto comunque, vi ripeto, una sorta anche di ancora di salvezza in riferimento, vi ripeto, ad un passato che comunque non gli è pesato o comunque ad oggi, vi ripeto, il ricordo di voi si è completamente spogliato appunto da negatività, quindi è una persona che non ha in questo momento un pensiero negativo nei vostri confronti, anzi è una persona che potrebbe essere appunto disponibile in un eventuale appunto futuro a riprendere proprio le fila del discorso. Vediamo ora ragazzi in questa seconda posizione i contro della situazione, cioè obiettivamente che cosa però ostacola ancora questa persona nel ritornare ovviamente da voi. E qui abbiamo la carta del giudizio. Allora ragazzi, la carta del giudizio, in accezione ovviamente negativa, ci fa pensare a delle abitudini o comunque diciamo ad un atteggiamento che potrebbe appunto aver causato, potrebbero aver appunto causato la vostra chiusura. Ecco, abitudini, comportamenti, atteggiamenti, abiti che questa persona fa fatica di smettere. Cioè, la carta del giudizio in accezione positiva rappresenta un cambiar pelle, quindi un in qualche modo cancellare o modificare, vi ripeto, alcune abitudini, atteggiamenti, modi di vivere l'amore, l'amicizia. Ecco, questa persona sta facendo molta fatica ad interrompere o comunque in qualche modo a modificare, diciamo, questi comportamenti o per esempio conoscenze, amicizie che potrebbero, come spesso accade, aver provocato per esempio la vostra chiusura. Ecco, questa persona sta facendo fatica a rinnovarsi perché la carta del giudizio rappresenta proprio il rinnovamento, rappresenta in qualche modo un vero e proprio cambiamento. Ragazzi, che cosa vi dicevo con il 10 di denari? Che questa persona fa fatica in qualche modo a staccarsi dal passato, quindi anche dal ricordo di voi, una persona che rimane ben salda al ricordo del passato. Ecco, ovviamente in senso positivo con voi, ma chiaramente anche in senso negativo per quanto riguarda, ahimè, alcune abitudini o comportamenti che questa persona tende a riproporre ovviamente anche in futuro o potrebbe riproporre anche in futuro. Questa persona sa che questi comportamenti in realtà sarebbero in qualche modo malevoli nell'ambito del vostro rapporto, che potrebbero portare per esempio a litigi o addirittura a un ulteriore allontanamento e rottura. Cioè questa persona è ben consapevole che sta facendo fatica in qualche modo a effettuare, vi ripeto, quel passo in più
che permetta a questa persona in qualche modo di evolvere, perché la carta del giudizio rappresenta proprio l'evoluzione, cioè un rinascere a nuova vita, cancellando delle situazioni negative e quindi comportamenti, abitudini del passato, ovviamente in qualche modo negativi, di cui il vostro rapporto non ha beneficiato e di cui non andrà o non andrebbe a beneficiare. Quindi vi ripeto, è anche una persona che, se vogliamo, diciamo, si sta comportando in maniera piuttosto saggia, nel senso che non si sta in qualche modo buttando, lanciando in un recupero del vostro rapporto, sapendo e consapevole del non riuscire comunque a cambiare alcuni lati, ad esempio, del suo carattere. C'è una persona che in questo momento tende a rimanere ferma, ed è vero perché la carta del giudizio in accezione negativa ce lo conferma, quindi comunque un momento di blocco, di fermo, ma dovuto appunto in qualche modo ad una riflessione importante che questa persona sta facendo su di sé, rendendosi conto che ci sono degli aspetti caratteriali o del vostro rapporto che questa persona fa fatica in qualche modo a portare a risoluzione. Vi faccio un esempio. Nel caso in cui il vostro sia stato un rapporto con una persona impegnata, questa persona fa fatica a lasciare la compagna ufficiale. Nel caso in cui questo sia stato il rapporto con una persona libera, potrebbero appunto, come vi dicevo poco fa, essersi in qualche modo intromessi appunto degli amici che potrebbero aver creato delle diatribe, quindi litigi fra di voi. Ecco, questa persona fa fatica ad allontanarsi da questi amici. Nel caso in cui, per esempio, sia una persona particolarmente possessiva e gelosa, è una persona che fa fatica in qualche modo a reprimere questo lato del suo carattere, o comunque a riflettere su questo lato del suo carattere e quindi cercare di in qualche modo moderarlo. Cioè, ci sono degli elementi che questa persona sta facendo in qualche modo fatica a cambiare e che quindi non potrebbero mai portare a reale evoluzione il vostro rapporto, d'accordo? Ma anzi potrebbero creare, diciamo, ulteriori difficoltà. Cioè, nel caso sia una persona tendenzialmente, diciamo, votata al tradimento, è una persona che potrebbe di nuovo in qualche modo, diciamo, percepire, sentire il richiamo presso altri lidi, e dunque una persona che sa che potrebbe non comportarsi appunto con voi in maniera ancora di nuovo del tutto pulita, d'accordo? Quindi ci sono degli aspetti del vostro rapporto o caratteriali o proprio comportamentali o per quanto riguarda l'ambiente che vi circonda, che questa persona fa fatica appunto ad eliminare o comunque ad arginare. Sta facendo veramente fatica, Tra l'altro la carta del giudizio è una carta veloce, in accezione ovviamente positiva. In accezione negativa invece è una carta che ci rimanda a lentezza. Quindi vi faccio un esempio, nel caso appunto in cui sia un rapporto con una persona impegnata, quindi un rapporto segreto, questa persona sa che potrebbe assolutamente allontanarsi dalla compagna ufficiale e vorrebbe, sicuramente vuole farlo, ma che ahimè le tempistiche potrebbero essere veramente molto lunghe. D'accordo? Quindi una risoluzione sì, potrebbe esserci, ma in tempistiche veramente molto lunghe e dopo non poche difficoltà. D'accordo? Quindi una persona che, vi ripeto ragazzi, se vogliamo sta anche agendo in maniera piuttosto saggia, d'accordo? Cioè non vuole tornare e illudervi. Dunque, arriviamo alla terza posizione, ossia appunto a quello che accadrà, quindi la carta del giudice, nel futuro ovviamente più immediato. Quindi cerchiamo di capire che cosa accadrà ovviamente nel futuro più immediato, appunto per quanto riguarda ovviamente l'intervento del karma, cioè a prescindere da qualsiasi vostro comportamento o vostro, quindi del consultante o ovviamente del soggetto della stesa. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta, vedete, del 6 di denari. Allora ragazzi, la carta del 6 di denari parla di un tentativo,
che questa persona appunto in qualche modo attuerà proprio per cercare di riprendere i contatti con voi, perché il 6 di denari, come ovviamente tutte le carte di grado sesto, rappresenta il passato, quindi il passato che ritorna. In caso ovviamente di denari, quindi del seme di denari, questa persona tornerà in maniera molto concreta, obiettivamente, perché i denari rappresentano la concretezza della terra e di conseguenza, vi ripeto, questa persona farà un tentativo, una telefonata, un messaggio, un SMS, ma anche semplicemente un like sui social per in qualche modo ridarvi cenno della sua presenza nella vostra vita, cioè per farvi capire che comunque vi sta pensando. Ecco, questa è una persona però, ragazzi, con il 6 di denari che in qualche modo deve pareggiare dei conti. Cioè è una persona che vuole, tra virgolette, ragazzi, restituirvi, diciamo così, una positività che voi avete precedentemente dato e donato a lui. Cioè il 6 di denari parla di generosità, parla della restituzione di tempo, attenzione, carineria e carinerie che voi avete in qualche modo dato a questa persona nel momento in cui stavate insieme o vi stavate frequentando. Quindi è come se in qualche modo questa persona cerchi di risarcirvi di obiettivamente qualcosa, appunto comportamenti, sentimenti, emozioni che voi gli avete regalato in passato e che quindi questa persona si sente ad oggi assolutamente in dovere di restituirvi. Quindi vi ripeto, potrebbe essere proprio una persona decisa a tornare da voi chiedendovi anche scusa, però non lo farà tanto a parole perché non è un cavaliere di coppe, quindi non è la classica persona che arriva chiedendovi perdono, ma è una persona che dimostrerà in qualche modo di essersi pentita o comunque di cercare appunto le vostre scuse agendo in maniera molto carina e ovviamente gentile nei vostri confronti. Ovviamente, ragazzi, il 6 di denari ci parla di amicizia, quindi è una persona che potrebbe tornare da voi con un fare maggiormente amichevole piuttosto che ovviamente con un atteggiamento amoroso particolarmente evidente. Vi ripeto, non è un cavaliere di coppe, non è un fante di coppe, cioè non è una persona che vi scriverà a chiare lettere perdonami o che arriverà appunto con la coppa del perdono, ma è una persona che vi dimostrerà, vi ripeto, in maniera concreta di essere pentita o comunque in qualche modo è una richiesta di scuse, diciamo, però concretizzate in maniera pratica grazie a degli atteggiamenti, dei favori, delle piccole attenzioni che questa persona potrebbe riservarvi, d'accordo? E vi ripeto, è una persona che tornando, essendo un 6 di denari, tornerà non immediatamente cercando da voi un ritorno di coppia. È una persona che prenderà tempo, perché parliamo di denari, quindi tempistiche lunghe. Quindi è una persona che potrebbe appunto in qualche modo, vi ripeto, tornare da voi con un fare amichevole, chiedendovi semplicemente ad esempio come state, informandosi sulla vostra vita, dedicandovi tempo e attenzione, come farebbe un buon amico. Ma in realtà ovviamente le sue intenzioni sono altre, ve lo dicevo con la carta del 10 di denari. Però vi ripeto, questa persona vuole andarci piano obiettivamente, con i piedi di piombo e quindi prenderà del tempo proprio per, vi ripeto, cercare obiettivamente di capire come poter procedere, d'accordo? Quindi tornerà maggiormente con un fare amichevole, cioè non è la classica persona che potrebbe appunto invitarvi ad un incontro particolarmente ed eroticamente, diciamo, significativo, e non è una persona che vi chiederà torniamo insieme, ricominciamo a frequentarci, è semplicemente appunto una persona che in qualche modo vorrà riprendere i contatti anche con un fare particolarmente amichevole, ma questo gli servirà e ovviamente gli basterà in qualche modo per poter riprendere, vi dicevo appunto poco fa, le fila del discorso, perché non è una persona che vuole perdervi, questa non è una persona che vuole chiudere, qui non c'è sino ad ora una carta di chiusura, ma vi ripeto è una persona che comunque nel tornare da voi riapproccerà ma in maniera molto più amichevole.
D'accordo? Quindi non parlerà d'amore questa persona, avrà nei vostri confronti degli atteggiamenti e comunque un'intenzionalità molto più, diciamo, gentile, appunto amichevole, vicina e comunque dimostrativa, ma che non vuole per forza obbligatoriamente mirare né alla sessualità e ovviamente nemmeno al ritorno di coppia, una coppia vera e propria. D'accordo? Quindi questa persona prenderà del tempo, però ne darà anche a voi. Quindi rispetterà anche le vostre tempistiche, perché il 6 di denari, vi ripeto, è una carta dove non c'è uno dei due che dà più dell'altro. Quindi è una persona che si muoverà a specchio. In base a come voi vi comporterete ovviamente con lui, questa persona poi agirà. D'accordo? Quindi notando ovviamente ad esempio in voi un atteggiamento sicuramente di apertura, questa persona continuerà ad aprirsi sempre di più. Ma starà ben attento a come muoverà appunto i propri passi, anche perché ragazzi parliamo di una carta di denari che appunto si riferisce comunque ad una organizzazione, diciamo ad una pianificazione di una certa importanza. Dunque, possiamo appunto ora passare alla quarta carta, la penultima carta, posizione ovviamente molto importante, che si rifà alla sentenza, ossia quindi a quello che ovviamente accadrà tra ovviamente voi e questa persona in un futuro ovviamente più distante, quindi un futuro più remoto. E qui ovviamente abbiamo una carta molto significativa. Abbiamo il nono arcano maggiore, ossia la carta dell'eremita. Vi dicevo ragazzi, ve l'ho detto sin dall'inizio, che questa è una persona che prende tempo, è una persona che non vuole immediatamente ovviamente tornare da voi, ricostruendo il vostro rapporto come coppia, ma è una persona che si riavvicinerà a voi con un contatto, un rapporto di anime. Ragazzi, la carta dell'eremita è una carta che io amo particolarmente, perché è una carta che parla di un atteggiamento molto sano e maturo, equilibrato nei confronti dell'amore, nei confronti dei sentimenti. Cioè la carta dell'eremita parla di una persona che si riavvicinerà ovviamente a voi, ma cercando innanzitutto di apportare dei cambiamenti, quei cambiamenti che lui fa fatica ad apportare, ve lo dicevo con la carta appunto del giudizio, ecco, cercando di cambiare in primis se stesso, per evitare errori in futuro che possano riportare di nuovo ad un brutto epilogo la vostra storia. L'eremita, ragazzi, non parla di mancanza di sentimenti, perché erroneamente si sente appunto spesso ripetere che l'eremita è una persona fredda, rappresenta una personalità distaccata, fredda, anaffettiva. No, l'eremita anzi al contrario non solo prova sentimenti ma anche grande rispetto. E proprio perché rispetta i sentimenti, questa persona, sia i vostri che i suoi, non vuole più sbagliare, non vuole fare passi falsi, non vuole accelerare i tempi, non vuole vivere sulla scorta di un desiderio erotico che possa portare questa persona a sbagliare di nuovo. Quindi la carta dell'eremita parla comunque di un riavvicinarsi a voi, ma sicuramente nel tempo, un riavvicinarsi ovviamente da un punto di vista tempistiche molto più lungo, magari anche rispetto alle vostre aspettative, ma che nel momento in cui avverrà sarà certo, deciso e sicuro. Questa persona non vuole più giocare con i vostri sentimenti e nemmeno con i suoi, e ovviamente è una persona che nel momento in cui appunto ritornerà lo farà con cognizione di causa, consapevole del fatto che ritornando dovrà mettersi comunque in gioco in maniera però stavolta matura e saggia, cosa tipica dell'eremita. Ragazzi, l'eremita ci parla di rispetto, ci parla di stima anche nei vostri confronti, cioè non è una persona che torna tra virgolette per usarvi fisicamente, è una persona che vuole condividere con voi del tempo e dello spazio da persona matura, da persona saggia. Quindi questa persona prima deve aiutare se stessa e poi tornare da voi. Questa è una persona che vuole agire con onestà, con grande trasparenza. Quindi prima vuole sistemare quelle abitudini,
quei comportamenti che questa persona ad oggi fa ancora fatica, vi ripeto, in qualche modo ad arginare, ma lo vuole fare. La carta dell'eremita, ragazzi, parla di un ritorno, perché l'eremita comunque compie un viaggio, ma lo compie innanzitutto lentamente, ma sicuramente è un viaggio che parte dalla propria interiorità. Quindi l'eremita, vi ripeto, parla di un sentimento che c'è, è profondo dentro di sé. L'eremita, ragazzi, parla di un seme che è stato piantato, che riesce a resistere anche alla coltre della neve, dell'inverno più rigido, perché il seme c'è, deve solo germogliare, ma per germogliare necessita di tempo e di attenzione e di cura. Quindi qui c'è un sentimento che ancora arde nel cuore di questa persona, ma questa persona lo sta proteggendo, proprio come questo seme la terra. Quindi non è una persona che vuole giocare. Nel momento in cui questa persona tornerà, vi ripeto, lo farà da persona matura, da persona saggia. È una persona che sa che ovviamente dovrà tornare da voi, ma ponendo fine a paure, indiscrezioni da parte di terze persone, nemici sconosciuti. Dovrà mettere da parte anche, per esempio, situazioni economiche che lo affliggevano, perché l'eremita in accezione negativa può parlare anche di povertà, quindi di penuria economico-finanziaria. Quindi sa che questa persona deve eliminare tutti questi elementi di scontro, di paure che fanno parte e hanno fatto parte probabilmente del vostro rapporto, per poter appunto permettere ad entrambi in qualche modo di rivivere ma il meglio del vostro rapporto, dedicandovi finalmente in maniera matura e saggia l'uno all'altra. Quindi vi ripeto, l'eremita parla di un ritorno, anche se ovviamente con tempistiche sicuramente più lunghe di ciò che voi potreste aver sperato. Cioè, ragazzi, l'eremita parla di un amore profondo, di un amore puro, di un amore disinteressato, vi ripeto, spogliato dal desiderio erotico. Anzi, più che da un'intesa erotica, questa persona si sente spinta nei vostri confronti da una comunanza spirituale. Questo è un rapporto destinato a durare nel tempo, molto solido e che diventerà sempre più profondo, ma grazie proprio al comportamento di questa persona. Quindi la carta dell'eremita parla ancora di un momento di solitudine, per esempio di distacco, di stand-by temporaneo, ma che sarà utile per guardarsi dentro, per capire meglio le sue stesse intenzioni ed eventualmente anche le vostre. L'eremita parla di una scelta che questa persona sa che deve compiere e che va meditata con cura, perché sarà una scelta che durerà per sempre. Cioè qualsiasi cambiamento che l'eremita andrà ad apporre, ad apportare alla sua vita sarà un per sempre. Quindi è chiaro che non può agire in maniera impulsiva, in maniera infantile, con leggerezza e superficialità. Questa persona sa che dovrà rifletterci molto. Quindi con grande prudenza, con saggezza, con discrezione, questa persona si riavvicinerà a voi. Ragazzi, l'eremita parla anche di silenzio, parla di segretezza, quindi vi ripeto, soprattutto nel caso in cui sia un rapporto con una persona impegnata, questa persona tornerà da voi, ma lo farà con la medesima discrezione con la quale questa persona si è avvicinata a voi sino ad ora. Ma questa volta lo farà con una progettualità in più, cioè questa persona sa che dovrà effettuare un cambiamento, ma sarà un per sempre, quindi andrà assolutamente lungamente meditato. Quindi non agirà in maniera precipitosa, sarà prudente e circospetta questa persona, proprio perché si prenderà del tempo per riflettere e per agire. D'accordo? Ma non è una persona che non agisce, non è una persona che non ha un sentimento per voi, ce l'ha ancora, anzi, diventerà ancora più forte, ancora più profondo. Per quanto riguarda ovviamente il segno per eccellenza legato ovviamente alla carta dell'eremita, che è legata al pianeta Saturno, ovviamente il segno zodiacale del Capricorno. Quindi ci sarà un inverno particolarmente significativo tra voi e questa persona. Cioè le energie saranno particolarmente favorevoli a questo cambiamento. Quindi in particolar modo il mese di dicembre e ovviamente di gennaio. D'accordo? Quindi
È chiaro che, vi dicevo, con la carta dell'eremita, ma anche ragazzi con la carta del 6 di denari, che le tempistiche non sono necessariamente così veloci, ma saranno assolutamente in questo caso proficue, benevole, perché porteranno ad un ritorno molto più stabile da parte di questa persona. Comunque questa persona porterà quei cambiamenti che ora fa fatica ad effettuare, ma saranno dei cambiamenti definitivi. In particolar modo la carta dell'eremita è ovviamente legata, vi ripeto, a Saturno, quindi al giorno di sabato. Quindi sicuramente, appunto, i weekend a venire saranno ovviamente più propizi ad un ritorno da parte di questa persona, con particolare focus, vi ripeto, sui mesi invernali, quindi dicembre e gennaio. Questa persona potrebbe però farsi sentire comunque, ovviamente anche prima nel tempo, ve lo dicevo con questo 6 di denari, ma per avere un reale cambiamento da parte di questa persona e quindi un approfondirsi molto più importante del vostro rapporto, bisognerà ovviamente attendere anche diversi mesi, in particolare ovviamente arrivare all'inverno, al mese di dicembre e al mese ovviamente di gennaio. Ma vi ripeto, questa persona sicuramente si farà sentire anche ovviamente qualche settimana e anche qualche mesetto prima, perché comunque il 6 di denari ovviamente parla di un ricontatto entro qualche settimana, al massimo un mesetto, un paio di mesi, ma vi ripeto, per quanto riguarda un reale cambiamento si dovrà ovviamente attendere il periodo invernale. Ora dunque possiamo passare appunto alle carte degli oracoli, gli oracoli dei messaggi d'amore, ed estraiamo due sole carte, due soli oracoli, però ovviamente fondamentali per cercare di capire questa persona in questo momento, se potesse parlarvi, che cosa vi direbbe, ovviamente in riferimento alla vostra chiusura e a come si sente ad oggi questa persona in riferimento appunto alla vostra storia o comunque ai sentimenti che questa persona prova ad oggi ovviamente per voi. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, allora iniziamo appunto con il primo dei due oracoli e in questa posizione abbiamo amore, ovviamente self-love, quindi amore nei confronti di se stesso. Ecco ragazzi, ovviamente questa carta va a ricalcare in maniera straordinaria quello che abbiamo detto sino ad ora. Cioè ho bisogno di tempo, ok, per guarire, per diciamo dare più tempo appunto a me stesso, di riavvicinarmi maggiormente appunto alla mia interiorità, per capire intenzioni, sentimenti, progetti e per cambiare anche me stesso. Guardate ragazzi come questa carta oracolare riesce a riassumere quello che abbiamo detto sino ad ora per quanto riguarda in particolar modo la carta del giudizio e ovviamente la carta dell'eremita. È chiaro ragazzi che ovviamente questa persona deve ancora dare tempo ovviamente a se stesso per potersi guardare dentro, per poter in qualche modo appunto approfondire i suoi sentimenti, quello che prova per voi e quello che vuole da voi e soprattutto quello che vuole per se stesso. Cioè questa persona deve, diciamo, riapprofondire un contatto interiore soprattutto con se stesso, per capire cosa vuole effettivamente questa persona, a cosa aspira, a che tipologia di rapporto aspira, che rapporto vuole vivere, quindi ovviamente di che rapporto ha bisogno e dunque anche che cosa vuole in qualche modo poter richiedere a voi, cioè come improntare il ritorno ovviamente da voi e in qualche modo come potersi riaffacciare a voi, cosa cercare, cosa pretendere da se stesso e da voi. Quindi è una persona che deve fare un lavoro interiore fondamentale.
D'accordo? Quindi questo oracolo effettivamente ci va a spiegare molto di questa persona e va proprio a riassumere queste due carte, l'eremita e la carta del giudizio. Questa persona chiede tempo, ve l'ho detto ragazzi, le tempistiche di questa stesa non sono proprio velocissime, ve lo dicevo col 6 di denari e con la carta dell'eremita. Questa persona ha bisogno di tempo per, vi ripeto, guardarsi dentro e per riaffacciarsi a voi, ma farlo in maniera onesta, in maniera pulita, in maniera soprattutto consapevole. Vediamo ragazzi ora in questa seconda posizione che oracolo abbiamo, e qui abbiamo l'oracolo dell'impegno. Voglio che tu faccia parte del mio futuro. Ragazzi, che cosa vi ho detto sino ad ora? Questa è una persona che vuole riprendere il vostro rapporto. Ve l'ho detto dall'inizio con la carta del 10 di denari. E che cosa vi ho sottolineato? Il fatto che questa persona non vuole più giocare, vi vuole nella sua vita e quindi sa che ovviamente deve prendere tempo per non rovinare tutto, per non affrettare i tempi, per non sporcare il vostro sentimento, quello che prova ovviamente per voi e quello che vuole ovviamente da voi, con semplice, sesso, attraverso un rapporto basato unicamente sull'erotismo. Questa è una persona che vuole di più, vorrà di più e vorrà anche darvi di più. Quindi ovviamente è una persona che, vi ripeto, ha bisogno di tempo, e questo ci viene ribadito appunto da diversi arcani e anche dagli oracoli, perché è una persona che vi vuole nel suo futuro. È una persona che, come vi dicevo con la carta dell'eremita, nel momento in cui andrà a compiere ed effettuare ovviamente una scelta, un cambiamento, sarà un per sempre, ma perché questa persona vi vuole nel suo futuro. Quindi questa non è una persona che vede chiusa appunto la vostra storia, il vostro rapporto. È una persona che ha tutte le intenzioni di riaprirlo, ma lo vuole fare con saggezza, maturità e consapevolezza. Ecco perché prenderà, vi ripeto, del tempo, ecco perché si guarderà dentro ed ecco ovviamente perché questa persona ha tutte le intenzioni comunque di riprendere le fila del vostro rapporto, ma di portarlo avanti questa volta in maniera seria, duratura, ovviamente una sorta di per sempre, e ovviamente cambiare innanzitutto se stesso per non causare in futuro un altro eventuale attrito e comunque allontanamento o rottura. Questa è una persona che vi vuole nel suo futuro. E per farlo, come vi dicevo con la carta dell'eremita, per far germogliare quel seme, questa persona ha bisogno ovviamente di guardarsi dentro, di cambiare. In prima persona lui, se stesso, abitudini, ambiente che lo circonda, deve chiarire molte situazioni che provengono direttamente dal suo passato e che potrebbero aver non poco causato la rottura del vostro rapporto. In ultima analisi, però, ho lasciato appunto volutamente in ultima posizione il quinto arcano maggiore centrale, che ovviamente è inerente al consiglio che vi viene dato dagli arcani. Cioè sino ad ora abbiamo ovviamente avuto un focus fondamentale su questa persona, ma voi cerchiamo di capire dunque che cosa gli arcani consigliano a voi. E qui abbiamo la carta della torre, il 16° arcano maggiore. Allora, questa carta è molto severa, è una carta molto forte, è una carta molto potente, che ovviamente ci parla di un cambiamento che dovrà avvenire in maniera molto severa e ovviamente dovrà tenere conto di ostacoli, pericoli o comunque nemici molto agguerriti che voi batterete solo ed esclusivamente grazie alla razionalità, alla determinazione, al tenere duro, alla forza e al coraggio. La carta della torre parla di sicuramente un avvenire caratterizzato, costellato da situazioni imprevedibili. La torre parla di situazioni imprevedibili, cioè eventi, magari anche messaggi, telefonate, ricontatti che potrebbero scioccarvi, perché probabilmente non vi
aspetterete in quel momento il ritorno da parte di questa persona. Ecco, questo ritorno ci sarà, magari proprio, vi ripeto, nel momento più impensabile dal vostro punto di vista, e questa situazione richiederà sangue freddo. Cioè la torre parla di forza morale, equilibrio mentale, che voi dovrete ovviamente tenere ben saldi, ovviamente ben solide nella vostra vita, nella vostra quotidianità, per cercare di far fronte a situazioni anche perigliose. Cioè, la carta della torre parla del chiarire. Nel momento in cui questa persona si riaffaccerà a voi, dovete immediatamente chiarire con questa persona come stanno le cose, come stavano in passato, cosa non vi è andato bene e ovviamente cosa non vi andrà altrettanto bene. La torre parla del mettere in primo piano, vi ripeto, l'astuzia, l'intelligenza, la saggezza, la discrezione e il silenzio. Quindi vi consiglia la carta della torre di innanzitutto non cercare litigi con questa persona. Attenzione, la torre non parla di litigi, parla di un chiarimento che sia severo, perché la torre è una carta severa. Quindi chiarite a questa persona cosa ovviamente vi ha fatto male, cosa vi ha fatto star male, cosa vi ha fatto soffrire e a cosa non volete più andare incontro, perché non ve lo meritate, perché non vi meritate altra sofferenza. Quindi la torre parla di severità, ma non parla di litigio. Quindi non parla di accendere ulteriori discussioni con questa persona, anzi il contrario. La torre parla di un'azione saggia, di un'azione matura, quindi non di accendere liti furiose con questa persona, ma di chiarire la vostra posizione, ciò che non volete più dover andare a vivere, per proteggere voi stessi innanzitutto. Quindi mettetevi in prima persona. Voi dovete proteggere voi stessi da sofferenze, delusioni, nemici, rivali, situazioni che in passato possono avervi deluso. Quindi la torre parla di attenzione. Viene consigliato al consultante attenzione, quindi un atteggiamento prudente e, vi ripeto, silenzioso. Proprio come vi dicevo con la carta dell'eremita, questa persona si riavvicinerà a voi in maniera molto discreta, appunto, e silenziosa. Ecco, viene consigliato anche a voi comunque di agire con i piedi di piombo, di prendervi del tempo e di non agire, vi ripeto, sbandierando ai 420 il ritorno con questa persona e di questa persona. Cioè prendetevi anche voi del tempo importante per poter capire e decidere. Perché la torre parla di decisioni e scelte che devono essere fatte con razionalità, perché se fatte con, diciamo, impulsività e leggerezza portano a sbagli ed errori, perché la torre parla di errori che poi si pagano. D'accordo? Quindi ragionate molto bene sulla possibilità da parte di questa persona di ritornare da voi e ovviamente del riaccettare questa persona nella vostra vita. E soprattutto la carta della torre vi mette in guardia in riferimento a nemici, pettegoli, rivali che non dovrebbero, almeno inizialmente, essere informati del ritorno di questa persona. Quindi la carta della torre consiglia il consultante di agire con prudenza, di agire prendendosi tempo, quindi di non accelerare i tempi e soprattutto di mantenere sotto silenzio questo eventuale ritorno, soprattutto nel caso in cui sia il rapporto con una persona impegnata. Perché vi ripeto, la carta della torre parla di mesi prossimi che voi andrete a vivere particolarmente, vi ripeto, impegnativi, cioè costellati da contatti, ricontatti, incontri, ritorni che vi metteranno di fronte a delle scelte, a degli eventi inaspettati, quasi destabilizzanti, qualcosa che vi scuoterà. La torre parla di qualcosa che scuote dalle viscere. Ecco, cercate però di non agire, di non scegliere, di non decidere facendovi trasportare dall'erotismo e dal sentimento. D'accordo?
perché la carta della torre, nel caso in cui per esempio sia un rapporto clandestino, potrebbe parlare proprio della scoperta rovinosa della, diciamo, storia che questa persona vive in gran segreto con voi. Quindi la situazione potrebbe in qualche modo poi peggiorare. Ecco, questa persona, il soggetto della stesa, il lui della stesa, non vuole questo, perché lui vuole agire come l'eremita e agirà come l'eremita. Quindi cercate di in qualche modo arginare la torre, perché qui c'è la fine, la torre parla della fine, della chiusura di situazioni vecchie del passato. Quindi anche nel caso in cui sicuramente questa persona è impegnata, si è impegnata con una compagna ufficiale, qui c'è la chiusura, ma deve avvenire nella maniera più, diciamo, sana ed equilibrata possibile, perché con la carta della torre invece si può rischiare una chiusura particolarmente forte e che potrebbe appunto in qualche modo impegnare voi, anche voi, da un punto di vista emotivo, per cui per esempio potreste trovarvi a dover supportare attraverso dei consigli o emotivamente l'altra persona. Quindi la torre parla di eventi, avrete sicuramente un autunno e un inverno carico di eventi particolarmente inaspettati che però richiederanno attenzione e raziocinio. D'accordo? Da parte in particolar modo vostra, per cui dovrete veramente aiutare evidentemente anche l'altra persona a compiere proprio questo grande cambiamento. Quindi sicuramente ragazzi vivrete i prossimi mesi in maniera direi particolarmente impegnativa, cioè non vi annoierete sicuramente, ecco, chi ha scelto questa appunto stesa, ma vi ripeto, il ritorno di questa persona c'è, inizialmente ovviamente per gradi, in maniera amichevole, per poi ovviamente avere un vero e proprio cambiamento, ma in periodo invernale. Ricordate in particolar modo il segno del Capricorno. D'accordo? Quindi i mesi da dicembre a gennaio, e soprattutto ricordate cosa questa persona vorrebbe dirvi in questo momento grazie agli oracoli dei messaggi d'amore. Questa persona vi vuole nel suo futuro. D'accordo? Quindi stesa molto bella a mio avviso, molto utile anche per capire appunto come procederanno i prossimi mesi e anche per capire come procederanno le scelte, il perché di determinate scelte e anche eventualmente di una sorta di lentezza da parte di questa persona che potrebbe appunto in qualche modo stupirvi, ma che ha una ragione ben profonda, cioè ovviamente quella di fare le cose per bene questa volta. Il consiglio che viene dato a voi: attenzione a nemici e rivali, soprattutto a pettegoli, quindi cercate di agire con razionalità e anche passando, diciamo, sotto silenzio il ritorno, se non altro nell'immediato, da parte di questa persona. Cercate di non agire facendovi prendere ovviamente dal sentimento e soprattutto dal desiderio fisico, d'accordo? Di conseguenza, come sempre, mi raccomando ragazzi, mettetevi come priorità, cercate di ambire sempre alla vostra felicità e ovviamente come sempre forza, determinazione, coraggio, ovviamente buona fortuna e chiaramente a presto!